Ciao a tutte e bentornate sul mio canale, io sono Tiziana e oggi un progetto che in tantissime mi avete richiesto, la borsa appunto puff, quindi è anche la più cliccata sul web in questo periodo e quindi ho deciso di farla e come vedete è molto luccicante. Ma prima di scoprire quello che ho utilizzato per il progetto di oggi vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella e seguirmi anche sui social. Per questo bellissimo tutorial utilizzerò la fettuccia Gemma di Borgo dei Pazzi, guardate quanto luccica, è molto leggera, facile da lavorare, ma come avete visto dall'anteprima la borsa rimane in forma senza l'ausilio di reti o termo indurenti. Ho scelto la tonalità numero 7, ma sul sito come fettuccia Gemma ne trovate veramente una grande quantità di tonalità. Vi lascio il codice sconto col quale poter acquistare non solo la fettuccia Gemma, ma tutti gli articoli che trovate sul sito Borgo dei Pazzi e lo sconto è del 10%. Come accessori che reperite facilmente sia su Temu, Amazon che mercerie online è una base ovale 21x8 che comunque potete realizzare all'uncinetto e una chiusura a cartella. Se non ve la trovate potete mettere anche una calamita oppure creare una piccola asolina e un bottoncino. Come uncinetto per la lavorazione del corpo borsa il numero 5, mentre per il primo giro, quindi per passare più agevolmente la nostra fettuccia in questi fori, utilizzerò il numero 3. Quindi a questo punto possiamo iniziare col tutorial di oggi. Iniziamo la lavorazione partendo dal basso, io partirò dal lato corto nel punto centrale, prendo l'uncinetto più piccolo da 3, faccio un cappietto e inizio sul primo punto, comincio con un punto basso e nel frattempo mi lavoro la codina. Poi nei successivi, quindi qui nell'angolo, ne farò 2 per ogni foro. 1 è un po' più difficoltoso perché stiamo lavorando con un uncinetto più piccolo rispetto a quello con cui dobbiamo lavorare la nostra fettuccia. Quindi andiamo avanti, sempre 2. Aspettate un attimo che rifaccio questo punto, quindi rifaccio il secondo. Anche in questo, dove inizia il lato lungo, e qui abbiamo completato. Poi nel momento in cui ci rimettiamo nel lato lungo, io inizio col primo ed eseguo un altro aumento, quindi 2 punti bassi nello stesso punto. In questi 2 seguenti ne metto solamente uno per foro e nuovamente un altro, sempre uno singolo. In questo successivo invece ne mettiamo 2. Nuovamente 2 singoli, quindi uno per foro. E nuovamente 2. Quindi questa sequenza la completiamo per tutto il lato lungo. Quindi qui ne facciamo singolo, singolo, 2, singolo, singolo, qui 2, poi in questa parte qui sempre 2, 2, 2, in questo centrale solo 1, questi 3, 2, da qua si ricomincia la sequenza con 2, poi 2 singoli, aumento, 2 singoli, aumento, eccetera, eccetera. Quindi completiamo tutto questo primo giro e ci rivediamo per vedere come seguire il secondo. Completato il giro, chiuso con una maglia bassissima sul primo punto, possiamo lasciare l'uncinetto numero 3 e prendere il numero 5. E adesso che cosa facciamo? Prima di iniziare la nostra lavorazione facciamo un giro di contorno appunto basso in costa, quindi faccio una catenella e inizio a creare, vedete, dei punti bassi in costa senza creare aumenti sotto ogni maglia disponibile, in questo modo.
quindi un giro molto semplice. E questo sarà il risultato, quindi lo completiamo tutto, poi tagliamo il filo e vi faccio vedere dove ripartire per iniziare il punto puff. Ho completato tutto il giro di contorno a punto basso in costa e ho tagliato il filo perché dove ho messo i marcapunti, adesso vi dico anche come li ho trovati, insomma, andremo a lavorare dei punti puff in questi 4 angoli e per tutti i giri successivi. Io che cosa ho fatto? Mi sono staccata 10 punti, esclusi quelli col marcapunti, quindi qui ce ne sono 10 e di conseguenza anche da questa parte nel lato opposto sempre 10. E poi tra questo marcapunti e questo marcapunti abbiamo 20 maglie, sempre escluso questo e questo, stessa identica cosa da questa parte, perché in questi 4 punti lavoreremo per tutti i giri che dobbiamo realizzare dei punti puff su tutti gli altri punti alti. Quindi io adesso che cosa faccio? Mi aggancio, quindi faccio un cappietto e mi aggancio qui dove ho messo il marcapunti, quindi io lo tolgo e qui inizio con il punto puff. Allora, intanto mi aggancio con un punto basso, faccio una catenella, quindi mi alzo un po' il lavoro, allungo e adesso faccio il punto puff a 3 gettate, quindi entro la prima volta, allungo, entro la seconda volta e allungo ed entro la terza volta, allungo, chiudo tutto e faccio 2 catenelle, una per chiudere il punto e un'altra per creare lo spazio, perché poi nel giro successivo sempre qui andremo a fare il punto puff. Prendo il filo e nello stesso punto ricreo un altro punto puff, quindi io entro, allungo, entro, estraggo e allungo, entro, estraggo e allungo e faccio la stessa cosa, chiudo tutto e catenella di sicurezza ed ecco realizzato il nostro punto puff. Dopodiché su tutte le maglie disponibili, quindi saranno 20 per tutti i giri che realizziamo senza diminuzioni, andiamo a realizzare maglie alte in questa maniera. Quindi arriviamo a questo punto, vi faccio rivedere il punto puff e poi vi faccio proseguire da sole. Eccoci qui, ho realizzato i 20 punti alti, siamo arrivati all'altro marcapunti dove andiamo a realizzare un altro punto puff. Quindi io entro, estraggo la prima volta, entro ed estraggo la seconda volta, ovviamente lo devo allungare, ed entro per la terza volta, estraggo, allungo, chiudo tutto, catenella di sicurezza è quella per creare lo spazio. Lo rifaccio sempre nello stesso punto, sempre per 3 volte, quindi entro, estraggo, entro ed estraggo, allungo, entro, estraggo e allungo, chiudo tutto e faccio la mia catenella di sicurezza. Ed ecco qui l'altro punto puff. Dopodiché mi vado a creare, in questo caso sono 10, ma se voi utilizzate un'altra base, eccetera, l'importante è che tra un punto puff e l'altro ci sia lo stesso numero di maglie sia dal lato lungo che dal lato corto. Quindi io procedo, mi vado a creare le mie 10 maglie alte e poi nel punto successivo vado a ricreare il mio punto puff. Quindi in sostanza andiamo a ripetere la stessa cosa. Quindi qui il mio punto puff, qui l'ultimo, noi ci rivediamo a questo punto per farvi vedere come chiudere questo giro e iniziare il secondo. Siamo arrivati a fine giro, assicuriamoci che sono 10 sul lato corto e 20 sui lati lunghi, o comunque se avete un diverso numero di maglie perché magari, ripeto, utilizzate un altro filato, l'importante è che per ogni giro, perché adesso ne faremo 8 tutti uguali, dovranno essere sempre lo stesso numero di maglie alte sia sul lato lungo che sul lato corto, cioè questo e questo uguali e quello lato lungo con lato lungo. Adesso abbiamo finito il giro, quindi entriamo al centro dove abbiamo fatto le 2 catenelle,
chiudiamo con una maglia bassissima e facciamo una catenella. Quindi questo è il motivo per cui sono voluta ripartire direttamente da qua, per non camminare, perché noi avevamo finito qui. Questo parlo prima di fare questo giro, perché ho preferito appunto chiudere direttamente e poi riagganciarmi qua. Quindi adesso che cosa facciamo? Nuovamente il punto puff sotto questo qui, quindi entro sempre per 3 volte, la prima, la seconda, la terza, chiudo, catenella di sicurezza e catenella per creare lo spazio e rifaccio. Entro la prima volta, la seconda e la terza, chiudo tutto e catenella di sicurezza. Mi raccomando, non sbagliate iniziando qui, perché questo è il punto puff che non va realizzato, ma sono questi. Quindi basta contarli e renderci conto se siamo nel punto giusto, perché altrimenti creiamo dei falsi aumenti che noi non ci servono. Quindi fatto questo, io, vedete, qua c'è la mia prima maglia alta del giro sottostante e ricomincio esattamente quello che ho fatto nel giro precedente. Maglia alta sotto la maglia alta del giro precedente, punto puff sotto il punto puff del giro precedente. In questo modo. Ovviamente poi lo rigiriamo da questa parte. Io per praticità, lo sapete, i primi giri li lavoro al contrario, ma poi il nostro effetto sarà questo, che salirà per tutti i giri. Adesso in totale, così senza diminuzioni, dobbiamo andare a realizzare 8 giri e poi ci rivediamo per fare gli ultimi 3 con le diminuzioni. Ho ultimato quindi gli 8 giri tutti uguali. Guardate quanto è bello questo decoro, che appunto è anche dall'altra parte. Adesso dobbiamo fare gli ultimi 3 giri, identico qui il punto puff, e a inizio, quindi inizio da questa parte e da questa parte una diminuzione, quindi sia sul lato lungo che sul lato corto, e ve lo faccio vedere. Quindi abbiamo terminato con punto bassissimo, ho già realizzato la catenella e riparto con il punto puff a 3 gettate, quindi la prima, la seconda, la terza, chiudo tutto, catenella di sicurezza, l'altra catenella e nuovamente un altro punto puff nello stesso punto, sempre a 3 gettate. Chiudo tutto, faccio una catenella. Adesso qui vedete i primi 2 punti alti. Cosa facciamo? Entriamo, chiudiamo a metà il primo, poi andiamo a lavorare il secondo e a questo punto li chiudiamo entrambi e abbiamo creato la prima diminuzione. Si fa tutto il lato, quindi tutte le maglie sottostanti le facciamo normalmente, quindi senza creare diminuzioni, ma solo alla fine. Quindi praticamente devono essere fatti ai lati di tutti e 4 i punti puff. Adesso vi faccio vedere anche da quest'altra parte e poi vi lascerò proseguire da sola, perché saranno in totale 3 giri, prima poi di effettuare la realizzazione dei manici. Quindi facciamo gli ultimi. Prendo un po' di filo, facciamo l'ultimo prima della diminuzione. C'ho gli ultimi 2 punti alti, quindi prendo, non chiudo completamente, vado sull'altro e chiudo tutte insieme, e quindi ho fatto la mia prima diminuzione. Poi mi giro, faccio il mio punto puff, 2 catenelle, faccio anche l'altro che chiudo, catenella, e adesso mi ritrovo nella stessa situazione, ovvero sul lato corto, diminuzione a inizio e fine giro. Come prima cosa faccio? Entro nel primo che chiudo a metà, entro nel secondo
e poi chiudo assieme e diventa una sola maglia e poi proseguo normalmente con i miei punti alti. Quindi ricordiamoci, praticamente vedete qui c'è il punto puff, sia a destra che a sinistra noi abbiamo le diminuzioni. Questo lo facciamo per 3 giri e ci rivediamo per farvi vedere come realizzare i manici. Ed ecco, quindi in totale abbiamo creato 11 giri, 8 normali e gli ultimi 3 con le diminuzioni. Adesso ci ritroviamo in questo modo e da qui faremo partire il manico, che saranno 17 punti puff uno sopra l'altro. Adesso vi faccio vedere e nel momento che poi sarà completato vi farò vedere come agganciarlo da questa parte. Quindi noi siamo in questa posizione, ricominciamo con il punto puff, quindi con 3 gettate, la prima, la seconda, la terza, chiudiamo tutto e stavolta per quanto riguarda il manico, anziché 2 catenelle ne faremo solo una, così il manico rimarrà più rigido. Facciamo anche l'altro punto puff che chiudiamo, catenella, voltiamo il lavoro, facciamo un'altra catenella, alziamo un poco il lavoro e adesso ripartiamo quindi e rifacciamo un altro punto puff sopra quello sottostante, sempre a 3 gettate, solo una catenella, rientriamo, facciamo il secondo punto puff che è identico a quelli che abbiamo realizzato, con la differenza che qui faremo solo una catenella, poi voltiamo il lavoro, ne facciamo un'altra e qui di nuovo si riparte con il punto puff. Quindi mi raccomando, la differenza è qui solamente una e nuovamente il punto puff. Una catenella, si volta il lavoro, si rifà una catenella e si riparte. Il totale dei nostri punti puff saranno 17, quindi li facciamo tutti e vi faccio vedere come agganciarlo da questa parte. Ho completato il manico, quindi sono 17 punti puff. Adesso lo giriamo in questa maniera, così è messo nel verso giusto, e adesso rientriamo qui nell'asola del primo punto puff e rientriamo qui nelle 2 asole del punto puff sulla borsa e facciamo un punto basso. Poi io entro nell'altra asola del punto puff che abbiamo realizzato, vado in quello della borsa, un altro punto basso e più o meno abbiamo incastrato il manico, nel senso che chiaramente è leggermente diverso da questo perché questo è stato fatto in modo naturale e noi con questi 2 piccoli punti bassi siamo riusciti a incastrarlo perfettamente. Adesso semplicemente tagliamo il filo, quindi stacchiamo, poi questo filo lo andiamo a nascondere per bene da questa parte, quindi all'interno, e poi riprendiamo il filato, ci riagganciamo qui, ve lo faccio vedere, e rifacciamo la stessa cosa anche per l'altro manico. Quindi faccio un cappietto, mi aggancio con un punto basso, faccio una catenella e comincio nuovamente con la realizzazione del punto puff uno sopra l'altro, con la differenza che anziché 2 catenelle al centro, vedete, ne faccio solo una e rifaccio il punto puff, sempre a 3 gettate. Faccio una catenella, volto il lavoro, ne faccio un'altra e ricomincio col punto puff, sempre realizzato al centro di quello sottostante. Quindi siamo a 3, catenella e nuovamente 3 gettate e l'altro punto puff. Quindi completiamo anche questo manico e ci rivediamo per vedere come creare la pattina. Siamo quasi alla fine della borsa, guardate quanto è bella. Adesso l'ultimo passaggio, anzi il penultimo, perché poi vi farò vedere come inserire la chiusura.
Adesso su questo lato o anche quell'altro, insomma non ha importanza, uno dei due, noi che cosa facciamo? Andiamo a creare dei punti alti in questi qua che sono rimasti, che sono nel mio caso 14, quindi faremo delle righe di andata e ritorno per un totale di 7 righe senza fare diminuzioni. Quindi riprendiamo la nostra fettuccia, facciamo un cappietto, ci agganciamo qui con un punto basso, poi facciamo altre 2 catenelle e in questa maniera abbiamo creato il nostro primo punto alto. Nel frattempo la codina ce l'andiamo a lavorare, quindi l'andiamo a incastrare e procediamo in questa maniera e andiamo a creare 14 punti alti. Vedete? Quindi andiamo a continuare la nostra lavorazione. Ovviamente se voi scegliete un altro tipo di filato, un altro tipo di base, chiaramente non saranno 14 punti, ma non ha importanza, non cambia assolutamente il tipo di lavorazione. Siamo quasi alla fine, vi faccio vedere come iniziare il secondo giro e poi saranno tutti uguali. Realizzate tutte le nostre maglie disponibili, facciamo 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, voltiamo il lavoro, quindi la prima è già realizzata e non facciamo altro che creare una sotto l'altra le nostre maglie alte in questo modo. Vedete? Quindi il totale delle righe sono 7 e ci rivediamo per vedere come inserire la nostra chiusura. Ed ecco la pattina completata, quindi in totale ho creato 7 giri senza creare diminuzioni. Adesso dobbiamo inserire la nostra chiusura. Quindi adesso prendo questa parte che già ho allargato, perché adesso noi prendiamo il nostro centro, che più o meno è qui, andiamo a inserire questa parte che poi stringiamo per bene e poi ci aiutiamo con anche una pinza. Per ora ve lo faccio vedere giusto per capire come va alloggiata. Io momentaneamente incastro questa parte che ha, vedete, queste alette che poi andiamo a incastrare all'interno. Quindi cerchiamo di prendere la misura. Vedete, in questo caso per me va bene. Io incastro le alette e poi all'interno le nostre alette le andiamo a stringere e andiamo a mettere anche questa chiusura che praticamente è una griglia di protezione per evitare che le alette si possano aprire. Quindi fatto questo passaggio la borsa è completa, quindi ci vediamo a borsa finita. Ed anche questo gioiellino è completato, ma io ne ho fatta un'altra con un'altra splendida tonalità di questa fettuccia gemma. Guardate l'effetto, davvero molto particolare, ma soprattutto brilla tantissimo, anzi credo che in video non renda tanto. Io vi lascio il codice sconto col quale poter acquistare non solo questa splendida fettuccia, ma tutti gli articoli che trovate sul sito Borgo dei Pazzi e lo sconto è del 10% e trovate di questa fettuccia tantissime tonalità. Io alla fine ho utilizzato per questo progetto circa 280 grammi di fettuccia e ogni rocca da 150, quindi 2 vi basteranno abbondantemente. Misure finali 25, 23 e circa 12 di profondità. Mi raccomando, se avete dei dubbi sulla lavorazione, anche se è un progetto molto facile, mandatemi un messaggio. Iscrivetevi sul mio canale, attivate la campanella e seguitemi anche sui social. Ci vediamo alla mia prossima creazione.